In questo nuovo video vi parlerò di un film che vi consiglio di andare a recuperare. Il film è di grande attualità e si tratta di 6 gradi di separazione, un film del 1993 di Fred Schepisi. Se avete amato Carnage di Roman Polanski e amate i film tratti da pièce teatrali, arguti, taglienti, beh, allora non posso che non consigliarvi questo film del 1993 chiamato 6 gradi di separazione. Il film, vado a leggere dalla cartellina, è di Fred Schepisi, un regista australiano che ricordiamo soprattutto per aver diretto per ben 2 volte l'immensa Meryl Streep, Plenty e Un grido nella notte. Ma ricordiamo Fred Schepisi anche per il delizioso Roxane, una rivisitazione moderna del Cyrano de Bergerac con Steve Martin e Daryl Hannah. Quindi commedia del 1993, 6 gradi di separazione, con un cast straordinario. Abbiamo Stockard Channing, scusate se non pronuncio bene magari il suo nome, si tratta di un'attrice teatrale che abbiamo visto in Luna di Fiele di Roman Polanski, quindi vedete che Polanski in qualche modo ritorna nel nostro discorso, visto che questo è un film, 6 gradi di separazione, che consiglio caldamente a chi ha amato Carnage di Roman Polanski. E abbiamo un gigante della cinematografia mondiale, Donald Sutherland, Oscar alla carriera nel 2018, che voglio ricordare soprattutto per 2 film che ha girato qui in Italia con 2 grandissimi registi nostrani. Parlo di Federico Fellini per il Casanova e soprattutto Novecento di Bernardo Bertolucci, dove Donald Sutherland fa un personaggio di una cattiveria inaudita. Io penso che sia il cattivo più bastardo che si sia visto nella storia del cinema. È veramente un cattivo da antologia, un villain di quelli che non ti scordi finché campi. Quindi grande cast per questo 6 gradi di separazione. Stockard Channing, attrice teatrale, Donald Sutherland veramente un gigante della cinematografia, lo ricordiamo anche in MASH e nel ciclo di film The Hunger Games. E soprattutto abbiamo un giovanissimo e sorprendente Will Smith al suo 3° film. Stava ancora girando nel 1993 la serie di Willy, il principe di Bel-Air, eppure nel 1993, ripeto, un giovanissimo Will Smith ci regala una delle interpretazioni più magistrali della sua carriera, quindi giovanissimo ma già bravissimo. Ma innanzitutto andiamo un po' a introdurre che cos'è 6 gradi di separazione. Innanzitutto cominciamo dal titolo. Perché questo titolo? Che cosa vuol dire? Vado a leggere ovviamente al fine di non commettere errori. 6 gradi di separazione, ripeto, film del 1993 di Fred Schepisi, è tratto dalla pièce teatrale di John Guare. Spieghiamo a grandi linee che cos'è la teoria dei 6 gradi di separazione. Praticamente è un'ipotesi in semiotica e sociologia secondo la quale ogni persona può essere collegata a qualunque altra persona o cosa attraverso una catena di non oltre 5 intermediari. Questa è anche conosciuta come la cosiddetta teoria del mondo piccolo, che deriva da un esperimento sociale del 1967 di Stanley Milgram. Quindi si tratta di una teoria che viene applicata ai meccanismi perfetti, agli ingranaggi perfetti di una sceneggiatura a prova di bomba. Di che cosa parla 6 gradi di separazione? Vuole esplicare questa teoria attraverso la narrazione di una vicenda. In questo caso abbiamo i coniugi Kittredge, che sono appunto Donald Sutherland e Stockard Channing, che sono 2 ricchi rappresentanti dell'alta borghesia newyorkese. Lui, Donald Sutherland, è un mercante d'arte e vivono in una casa meravigliosa e hanno il privilegio di poter avere tra le loro opere esposte in casa addirittura un dipinto originale di Kandinsky, un dipinto che è a doppia faccia.
a doppia faccia dipinto su entrambi i lati, quindi una cosa straordinaria, un'opera straordinaria che è di grande vanto per questa coppia, che ovviamente la mostra a tutti i visitatori che vengono invitati nei loro party. Una sera irrompe nella casa di questi ricchi facoltosi mercanti d'arte un giovane Will Smith, distinto, ben vestito, è ferito e chiede di essere aiutato perché è un amico dei figli della coppia, sa che abitavano nel palazzo, è stato aggredito e chiede di essere aiutato. Il ragazzo è affascinante, ha dei modi garbati, un eloquio forbitissimo ed incanta la coppia di coniugi. Nel corso di una cena racconta di essere il figlio di Sidney Poitier. Come si può dubitare di un giovane così elegante, così affascinante, che cita a memoria passi del giovane Holden e ha delle teorie affascinantissime sulla morte dell'immaginazione. Questo ragazzo viene quindi ospitato a dormire nella casa di questa coppia di facoltosi mercanti d'arte, ma al mattino si scopre che l'ospite Will Smith, figlio di Sidney Poitier, si è portato dentro casa un cosiddetto marchettaro, ovvero un prostituto, un marchettaro, per consumare un rapporto sessuale nel loro letto e nella loro casa. Grande confusione. E la coppia rimane spaventata, attonita. Allora quello stesso giorno partecipa ad un matrimonio e tutto quello che è successo quella sera, quindi l'incontro con questo giovane che dice di essere figlio di Sidney Poitier, il fatto di aver portato un uomo dentro casa per consumare un rapporto sessuale, diventa un aneddoto da raccontare agli amici nel corso di un party. Si susseguono i giorni, i nostri protagonisti, questi ricchi facoltosi, continuano a presenziare da un party all'altro, tra un caffè e l'altro, e incontrano un'altra coppia loro amica che anche hanno, ed anche questa coppia di amici ha un aneddoto da raccontare, e l'aneddoto da raccontare riguarda il fatto che sono venuti in contatto con un affascinantissimo giovane di colore che dice di essere il figlio di Sidney Poitier. Andando sempre di parte in parte a raccontare all'infinito questa storia dell'incontro con il figlio di Sidney Poitier, si scopre che anche un altro amico lo ha incontrato perché è andato nel suo studio medico. E piano piano emerge nella storia che questi rappresentanti dell'alta borghesia radical chic, Sidney Poitier, l'idolo della mia giovinezza, l'alfiere dei diritti civili delle persone di colore, e però piano piano emerge un sottile e malcelato razzismo, perché questo giovane li frega tutti quanti, Non voglio rivelarvi troppo della trama perché è veramente gustosissimo questo film. Quello che vi posso dire è che mano a mano queste famiglie così facoltose, così radical chic, così attente ad apparire contro il classismo, contro il razzismo, invece riveleranno il loro vero volto, che è molto molto distante dall'immagine pubblica che vogliono dare di sé, e a smascherarli sarà proprio questo giovane uomo che dice di essere il figlio di Sidney Poitier. Ovviamente a vederla adesso, nel tempo di internet, dove tutti abbiamo nella mano Google a disposizione per andare effettivamente a vedere che è arrivato uno che è il figlio di Sidney Poitier, ma veramente ha dei figli Sidney Poitier, dei figli maschi, quindi diciamo che adesso quanto viene narrato nella vicenda non sarebbe proponibile, perché il tutto verrebbe sgamato nel giro veramente di pochi istanti. Però è interessante comunque la riflessione sullo sbugiardamento di quella che è l'alta borghesia, no? Si riempie la bocca con la parola accoglienza, quando poi nel privato delle loro stanze nascondono un classismo ed un razzismo molto peggiore di quello magari di classi meno abbienti e meno elevate, che però insomma magari sono più sincere rispetto a chi invece si atteggia paladino dei diritti civili e poi nel segreto delle proprie stanze è ancora più razzista di tutti gli altri, detto proprio in soldone. Ma soprattutto consiglio questo film perché ci permette
di avere anche una riflessione su quelle che sono veramente le correlazioni umane, no? Come dicevo prima, questo film è stato girato prima degli smartphone, ma anche prima dei social. Soprattutto adesso la teoria dei 6 gradi di separazione, che non ha avuto una dimostrazione scientifica, ma di fatto proprio l'utilizzo di social network come ad esempio Facebook ha dimostrato quanto effettivamente, pensate, gli amici degli amici possono collegarci a qualsiasi persona, che so io che sono un'emerita sconosciuta a Torino, magari in qualche modo sono collegata anch'io con la famiglia Kennedy, e questo io come voi, insomma, i gradi di separazione, ovvero quel link, quegli intermediari che ci consentono di essere connessi in ogni parte del mondo. E quindi è veramente un film interessante, ripeto, se avete amato Carnage di Roman Polanski non potete assolutamente perdervi questo 6 gradi di separazione, e trovo che sia una critica sociale, nonostante qualche anacronismo, ancora piuttosto ficcante e attuale. A questo giro abbiamo fatto un video un po' diverso da quelli che sono i documentari soliti che vi propongo con le gattare del canale di Scolo, ma questa volta ci tenevo a fare una recensione vecchia maniera. Grazie ancora a tutte voi persone che vi siete iscritte al canale, continuate a farlo se non vi siete ancora iscritti, perché a ritmo di 1-2 video al mese vi proporremo delle storie di cinema o recensioni particolari, non quelle che vi offrono tutti quanti, ma sempre qualcosa di collaterale, sempre qualcosa di diverso. Appuntamento al prossimo video, stay tuned, mi si sono pure appannati gli occhiali. Vi aspetto, grazie ancora per aver visto questo video e ci vediamo prestissimo. Un bacione da Chanel e Chardonnay. Miau miau!